Ciao a tutti, bentornati sul mio canale dedicato alla food art. Io sono Francesca e oggi voglio fare un esperimento che da un po' di tempo che desidero fare, ma non ho ancora avuto il coraggio di cimentarmi in questa cosa, ovvero fare un versamento su una tela molto grande. Solitamente, almeno fino ad ora, i formati massimi su cui ho sempre colato e lavorato sono dei 50x60 cm, 50x70, o nei formati quadrati il massimo è stato un 60x60. E oggi voglio provare una cosa decisamente più grande e ho preparato appunto, l'ho già scartata, l'ho già preparata dietro. È una tela di 1 metro per 70 centimetri e ovviamente dovremo lavorare sul pavimento perché il mio tavolo non è abbastanza grande e, e niente, sono terrorizzata perché comunque una tela così grande richiede una quantità di colore importante, quindi se non viene bene è un grande spreco. E anche la tela stessa ha un costo diverso. Io non so se voi siete pratici, avete provato, avete dimestichezza con i grandi formati, fatemelo sapere se avete voglia, io vi leggo molto volentieri, mi interessa confrontarmi e anche ricevere consigli se ne avete da dare. Vedo che le realizzazioni su grandi formati sono solitamente legati alla tecnica del bloom o dello swipe. Io in realtà è da un po' che ho il tarlo di voler provare quella che è una delle mie tecniche preferite, l'ho già detto anche in uno degli ultimi video, che è il pearl pour. È proprio classico, con il letto, un cuscino bianco, poi più strati di colore e la copertina, diciamo così, nera sopra. Quindi a più livelli. Mi spaventa perché è una tecnica che richiede molta manualità, cioè io sono minuta fisicamente, non ho delle braccia lunghissime ed è un tipo di versamento che richiede in realtà alla tela di essere molto inclinata e anche velocemente, richiede proprio una certa velocità nel farlo, per cui, boh, non lo so. Però, insomma, ormai avevo comprato la tela da un po', e da un po' che ce l'ho in testa, quindi oggi proviamo a fare questa cosa qui. Ho deciso di utilizzare questi colori qua, che sono gli Arteza perlati. Non so se li conoscete, ma sono per me stupendi. Io li adoro. Quando c'è una qualche offerta ne faccio scorta perché mi piacciono molto. E nello specifico ho utilizzato, ehm, nel senso che li ho già preparati i colori, e ho utilizzato questo rosa tulipano a cui ho aggiunto un po' di questo metallizzato che vi ho presentato l'altra volta in un precedente video per caricarlo un po'. Poi ho utilizzato questo azzurro cielo, mm, che ho caricato un po' con questo turchese qui, sempre della linea che vi ho presentato l'altra volta. Poi ho utilizzato questo, preparato questo giallo oro, sempre perlato, e, e questo colore ametista è un viola fucsia, un violetto, sì. Poi ovviamente ho preparato il white mix con Satin Animal di Decoarte. Comunque vi scriverò le ricette sotto, perché comunque il Satin Animal in questo caso l'ho preparato con una parte di Satin Animal di Decoarte e due di colore bianco, mentre i colori una parte di colore e due di floetrol. Quindi la preparazione dei colori non è, cioè, molto semplice, molto classica, diciamo così. Ehm, Ho preparato la mia tela dietro, l'ho anche bagnata in modo che possa diventare un po' più rigida, perché comunque è una tecnica che richiede davvero tanto strato di colore sopra, per cui ho sempre paura che poi si imbarchi. E il rischio è, insomma, diciamo che capita, quindi
è una tela di buona qualità, però insomma vedremo, intanto vediamo se viene. E niente, io vi lascerò in sottoimpressione scritte la ricetta, comunque i prodotti che ho utilizzato. Direi che adesso mi organizzo, sposto la videocamera sul pavimento, ho già preparato il telo per terra e vi lascio alla visione della realizzazione di quest'opera ed eventualmente faremo delle considerazioni alla fine perché ho ancora difficoltà a parlare mentre faccio, perché ho ancora un po' l'ansia da prestazione della telecamera, sono i primi video che faccio, per cui ehm, quando realizzo ho bisogno di stare concentrata, se no pasticcio, già sono una pasticciona di mio, cioè è sempre un campo di battaglia quando faccio le mie colate. Spero di imparare a diventare un pochino più precisina, ma per ora sono una pasticciona e per cui ho bisogno di concentrarmi su ciò che faccio. Detto questo, io vi lascio alla visione del video che poi insomma preparerò e monterò per voi e ci rivediamo magari velocemente alla fine per fare delle considerazioni, anche perché io lo so già che non sarò completamente soddisfatta, sono molto critica. Ho fatto per tantissimo tempo, ehm, cioè voi non avete idea di quanti versamenti poi ho cancellato e lavato via. E non so se a voi è capitata la stessa cosa, ma mm, cioè ho l'effetto wow mentre lo faccio e poi dopo un po' non mi piacciono più, li tengo ma dopo un po' non mi piacciono più, oppure io parto con un'idea in testa e se non viene come ce l'avevo in testa, li cancello. Solo che cosa ho sempre fatto? Prima li fotografavo, faccio il quadro, lo fotografo e poi lo cancello, quindi ogni tanto ancora quando nel computer sistemo cose, mi vengono fuori fotografie di cose fatte tanto tempo fa, dico caspita, ma questo era proprio bello. Io l'ho cancellato, quindi sto imparando a essere meno impulsiva, per cui lo so già per certo che non mi piacerà probabilmente all'inizio, ma cercherò di darmi il tempo di capire se tenerlo o no e anzi penso che qualsiasi cosa verrà fuori lo terrò perché comunque lavare via tanto colore come quello mi sentirei in colpa, per cui vabbè, vi lascio la visione di questo video e ci vediamo alla fine. Buona visione.
eccoci qui. E la tela è asciutta, quindi questo è il risultato finale. E niente, volevo solo fare due riflessioni perché, allora, diciamo che adesso non mi dispiace, cioè sono contenta, insomma, come primo esperimento su un formato grande di questa tecnica, insomma, non mi dispiace, sono contenta. Però ho commesso un errore, anzi due. Il primo errore è stato quello che secondo me ho messo troppo bianco, c'era troppo bianco, ho preso il sopravvento sui tanti colori che avevo messo, ne avevo messo anche in quantità. In realtà un po' perché li ho colati giù troppo e un po' perché il bianco, proprio il satinato, ha preso il sopravvento e li ha un po' mangiati. E quindi per i miei gusti c'era troppo bianco, quindi ho avuto la tendenza proprio per un momento di cancellare tutto, poi mi sono detta no, adesso calma, non cancelli un bel niente, te lo tieni così com'è, perché davvero sarebbe stato anche un buttare via più di 1 chilogrammo di colore, che insomma. E quindi calma e sangue freddo, però lì dopo cosa ho fatto? Un'altra cavolata. Siccome c'era troppo bianco, mi è venuto questo lampo di genio che lampo di genio non è, perché è un errore che ho già fatto ancora, cioè è stato fallimentare le altre volte, non so perché l'ho rifatto di nuovo. Ovvero cosa ho fatto? Ho spruzzato in quest'area qui eh, spray acrilico, uno azzurro e uno giallo, avevo questi, e ho fatto proprio cioè a tela ancora bagnata, quando ero sul pavimento, ho proprio spruzzato un po' di spray per dare un po' più di colore in quest'area qui. Non lo fate, non lo fate proprio. Uno perché lo spray è leggero, cioè ovviamente non affonda, no, nel colore, quindi non si miscela, ma ha creato questa patina e quindi ha coperto, in realtà ha peggiorato la situazione perché aveva coperto tutte queste venature nere che invece mi piacevano e davano un po' più equilibrio estetico. E un po' perché questi spray sono proprio opachi, hanno una finitura matte, quindi aveva opacizzato tutta l'area. Terribile, quindi mi ero profondamente pentita e quindi cosa ho dovuto fare? Una volta asciutta ho ritoccato col pennello, sono andata a riprendere ehm, queste parti nere qua e anche queste venature qui col pennellino perché le avevo un po' coperte e opacizzate con lo spray. Ecco. Mm. Non ho ripreso il video del ritocco, ma davvero probabilmente non era neanche poi così significativo vederlo perché è stato un ritocco minimo, proprio non ho aggiunto nulla, ma ho ripassato quello che avevo coperto con lo spray, di fatto. E, e poi insomma, a colpo d'occhio un po' di azzurro, un po' di giallo si vede, non mi dispiace, però ecco, tornando indietro non lo rifarei o comunque non lo rifarei con uno spray opaco. Ecco, ma penso che non lo rifarei proprio. E niente, questo è il risultato, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto per favore lasciatemi un like al video perché questo è l'unico modo per far crescere un po' il canale nel tempo e se i contenuti sono di vostro gradimento vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Sicuramente ho tante cose da condividere con voi. Quindi nell'attesa del video della settimana prossima, io vi auguro una buona settimana e una buona giornata. Ciao a tutti!